Ciao a tutti ragazzi, io sono Obirox e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale. Oggi con questo video voglio fare un'anteprima a livello mondiale di una nuova funzione che sarà presto disponibile per Sonulab Stomp Station. Sonulab Stomp Station è un prodotto in formato pedale che ci permette di caricare i nostri profili NAM, dunque simulazione di amplificatori, nonché impulse response anche stereo, e poi all'interno abbiamo tutta una serie di effetti integrati come modulazione, delay, riverbero e molto altro. Io conosco i ragazzi di Sonulab da parecchi anni, che saluto, e collaboro con loro fin dai tempi della pre-release di questo pedale per fare test e cercare di migliorare e di aiutare lo sviluppo di questo stupendo prodotto. Ebbene, quello che vi mostro oggi è una beta, quindi non è ancora rilasciato ufficialmente, e si chiama Magic Match. Magic Match ci permette di catturare il suono del nostro Guitar Hero preferito e poi utilizzarlo in Stomp Station per le nostre esecuzioni live o le nostre registrazioni. Dunque, diversamente dai profiler, dove ho la necessità di avere un amplificatore vero da profilare, e diversamente dai modeler, dove quantomeno devo informarmi su quale sia la strumentazione utilizzata dal chitarrista di riferimento per poter replicarne il suono, ebbene, con Magic Match mi basta avere la traccia isolata della chitarra, del chitarrista che mi interessa, e sarà lui stesso a creare un modello sulla base di quello che gli abbiamo fatto sentire. In rete troviamo molte tracce isolate già belle e pronte, oppure possiamo crearci le nostre utilizzando le più comuni funzioni di stem splitter, come ad esempio Moses, Voice AI o ad esempio Logic stesso. Per questo esempio utilizzerò un brano tratto dalla mia libreria, vado ad esempio su Europe e scelgo Rock the Night, che importo direttamente in Logic. Vado innanzitutto ad ascoltare il brano, mi interessa la parte della chitarra ritmica, sentiamo. Bene, direi che questa prima parte è più che sufficiente, quindi mi taglio via tutto il resto che non mi interessa, tengo solo questo, e tramite Logic faccio lo stem splitter. Naturalmente questo lo potete fare anche con altri strumenti che trovate anche in rete. Ed ecco qui, Logic ha generato le due tracce, sentiamo ora solamente la traccia di chitarra isolata. È già più che sufficiente questo. Naturalmente ricordiamoci che la chitarra in un mix è già stata tagliata, è già stata equalizzata, quindi naturalmente Magic Match andrà a lavorare su quello che gli facciamo sentire, quindi ci troviamo con un suono di chitarra già impacchettato, già bello processato per essere incluso dentro a un mix. Poi naturalmente ci possono essere qualche effetto di phasing e qualche artefatto digitale dovuto proprio allo stem splitter, ma non preoccupatevi, perché Magic Match è un'applicazione abbastanza robusta e riesce comunque a capire il suono e a creare il modello senza fare caso a artifici o difetti di sorta. Dunque prendo questa traccia audio di sola chitarra e me la esporto in formato WAV non compresso e me la porto ad esempio sul desktop e lo chiamo stem. Benissimo, gli do bounce. Quindi ora possiamo chiudere Logic ed ecco qui che abbiamo la nostra traccia di chitarra isolata. Apriamo dunque Sonulab Magic Match. Come prima cosa su Option dobbiamo andare ad impostare la nostra scheda audio. Io in questo caso sto utilizzando la mia Universal Audio Apollo Twin X.
collegheremo naturalmente la nostra chitarra, io utilizzo la mia PRS, nell'ingresso adeguato, faremo le impostazioni ovviamente dovute qui sulla audio MIDI settings e siamo pronti per cominciare con il processo di training. Allora, per prima cosa clicchiamo su questo icona qui e carichiamo il nostro Steam.wave. Qui dovremo indicare al software di che tipo di suono si tratta, se è un suono clean, crunch o high gain. In questo caso dunque gli dico lead. Sentiamo un attimo se è corretto. Tiriamo un po' su il volume. Benissimo, ora clicchiamo su Start Recording e cominciamo a suonare qualcosa con la nostra chitarra. Clicchiamo su Stop Recording e in automatico parte il Training Model. Praticamente sulla base dell'audio che gli abbiamo dato e sulla base anche di quello che abbiamo suonato, Magic Match riesce a crearsi un modello di amplificatore per andare a replicare quel suono lì. Alziamo un po' il volume. Naturalmente possiamo andare a fare qualche altra regolazione, tipo scegliere la quantità di distorsione e la quantità di dettaglio. Per esempio, tiro un po' indietro il dettaglio e aumento la distorsione. Sentiamo di nuovo. Ricordiamoci naturalmente che questo è un suono tratto dall'audio di chitarra in the mix, quindi ricordiamoci che darà il meglio di sé una volta che lo suoniamo all'interno del mix. Facciamo dunque un'ulteriore prova, riapro Logic, quindi metto in mute la traccia di chitarra e ascolto solo la backing track. Bene, provo a suonarci sopra con il modello fatto da Tone Match. Beh, direi che il risultato è fenomenale, quantomeno ho già un suono pronto senza dover diventare matto in regolazioni o in profilazioni. Torno dunque su Sonulab Magic Match e clicco su Export. Qui naturalmente scelgo una destinazione desktop e lo chiamo Europe. Salva. Chiudiamo il Magic Match ed eccolo qua, Europe VX Amp. Questo è il nostro modello che andremo subito ad inserire all'interno di Stomp Station. Dunque collego la mia chitarra direttamente al Stomp Station e tramite Editor, eccoci qui, vado a caricare questo nuovo amplificatore che ho chiamato Europe. Quindi vado nel blocco Amp, seleziono un nuovo amplificatore da mettere ad esempio sullo slot 1. Attendiamo un attimo che venga caricato questo nuovo profilo ed eccoci qui, lo selezioniamo, mi attivo anche il noise gate, sentiamo un attimo.
Bene, posso fare qualche regolazione del caso, quindi per esempio posso aumentare un po' la SAG, il volume in uscita, naturalmente anche l'equalizzazione, ci tiro indietro un po' le basse, anche le medie e spingo un po' più le alte. Sentiamo ora. Perfetto, perché non metterci magari un po' di riverbero di tipo hall, va benissimo, eccolo lì così. E anche un bel delay, magari anche di tipo stereo. Quindi aumentiamo un po' lo spread, facciamo anche un taglio sulle basse per il delay. Benissimo, proviamolo con naturalmente la base di prima. Stupendo, veramente fantastico. Dunque questo è Magic Match, una funzione esclusiva di Sonulab che sarà presto disponibile gratuitamente per gli utenti di Stomp Station. Vi ricordo che questa è una funzione ancora in modalità beta, ci stiamo lavorando moltissimo per migliorarla e per arricchirla di sempre nuove opzioni. Naturalmente tutto questo per fare una sola cosa: mettere nelle mani di ogni chitarrista il suono del suo beniamino, senza bisogno di profilare e senza bisogno di dover perdere giornate intere in regolazione. Rimanete sintonizzati su questo canale per saperne di più e naturalmente vi invito a visitare il sito sonulab.com. Ciao!